No, non mi ricordo perché il basket è sempre stato lì. Ho una foto di quando ero nella culla ancora con in mano una palla da basket, quindi io, qualsiasi ricordo io abbia della mia infanzia così, la pallacanestro era sempre lì, quindi io non mi ricordo quando tutto è iniziato. Io non mi ricordo il miglior consiglio che un allenatore mi abbia dato. Ce ne sono stati tantissimi e alcuni che sono stati importanti nella mia crescita. Quello che io però mi ricordo riguardante un allenatore delle giovanile che mi ha spinto sempre a dare di più era il fatto che non mi dicesse mai bravo, e quindi io mi allenavo e giocavo sempre più duramente per sentire questo aggettivo finalmente uscire dalla sua bocca. Quindi, ma non era un consiglio, ma era uno stimolo che lui, questo allenatore Max Olivieri, che era il mio allenatore alle giovanili, che lui mi ha dato quando io ero un ragazzo giovane. È stato quando io mi sono infortunato al ginocchio, quando mi sono rotto il crociato a 17 anni, il secondo anno a Reggio Emilia, e lì insomma mi è crollato un po' il mondo addosso, anche perché stavo giocando molto bene. Poi insomma ero un ragazzino di 17 anni, quindi giocavo bene, così la squadra andava molto bene, quindi mi sentivo un po' il re del mondo, e nel giro di pochi secondi di una partita mi sono ritrovato in bassissimo, quindi poi non ero neanche pronto, no, ad affrontare una simile, diciamo, botta, soprattutto psicologica, e quindi quello è stato sicuramente un punto basso. L'altro punto difficile della mia carriera, che però anche quello mi ha fortificato, era il periodo che magari non giocavo tanto nei primi anni di Milano, e questo sicuramente mi ha aiutato a crescere soprattutto come persona. Non mi ricordo quando ho deciso di diventare un giocatore professionista, anche perché è sempre stato quello che io volevo fare. Cioè questo era il mio obiettivo da bambino. Io da bambino ho sempre detto io voglio diventare un giocatore di pallacanestro. Io ho avuto la fortuna di poter realizzare questo sogno e di raggiungere questo obiettivo. Quindi Nico taking the three, gets the triple. Non c'è stato un momento in cui mi sono reso conto che sarebbe diventato realtà, ed era quando io avevo 16 anni e sono andato poi con la prima squadra Reggio Emilia in Serie A2. Sì, mi ricordo ovviamente quando ho incontrato Michael Jordan, ed è stato sicuramente una delle emozioni più forti che io abbia mai avuto, no? Da piccolo, da giovane giocatore, e mi ricordo che tremavo come una foglia perché poi sono stato anche abbastanza incosciente da parlargli, e quindi proprio ero emozionatissimo, e quindi quello è sicuramente un ricordo che custodirò per tutta la vita. Lui è stato in un raduno precollegiale con la nazionale americana di pallacanestro insieme alla nazionale di pallavolo femminile americana, dove mia mamma faceva parte di quella squadra, e quindi io gli ho chiesto se si ricordava di mia mamma, che era una cosa impossibile, cioè lui impossibile che si ricordasse di mia mamma, e invece lui, da gran signore, è navigato, è esperto di queste situazioni un po' così, un po' particolari con tifosi o giovani giocatori, ha prontamente risposto sì, mi ricordo, e l'ha addirittura salutata, quindi io ero un bambino al settimo cielo. Onestamente non ha avuto un grandissimo impatto su di me. Io sapevo che sarei andato undrafted perché comunque non stavo giocando bene, e quindi non c'erano delle prospettive a riguardo, quindi onestamente sarà che non è stata una sorpresa, ma ero abbastanza tranquillo, ecco. Però alla fine le cose sono andate bene lo stesso. Ma io mi ricordo quando sono arrivato a New Orleans, sia quando ho firmato il contratto, mi ricordo il caldo pazzesco che c'era, e poi mi ricordo anche la prima volta che sono entrato in palestra. Insomma, è stata comunque un'emozione, perché ti rendi conto di avercela fatta anche in quel momento lì, dici sono in NBA, no? E poi mi ricordo quando ho incontrato Zion, che comunque c'era una grandissima attenzione nei suoi confronti, che peraltro io Zion l'avevo incontrato quando ero venuto a firmare il contratto a luglio, e poi ovviamente ci siamo rivisti dopo il training camp, però insomma è stata tutta una bella esperienza con delle belle emozioni. Nice pass, Melly to Williamson.
Io mi ricordo la prima partita NBA, che era peraltro la prima partita della prestagione, abbiamo giocato ad Atlanta. Insomma, solitamente adesso quando in Europa non ero teso, non ero preoccupato, no? Prima delle partite di prestagione, anche perché insomma sai come funziona. Invece questa volta sono tornate un po' le emozioni di quando ero piccolo, no? Che si era anche emozionati in prestagione, quindi è stata, come dire, una bella serata, che poi peraltro abbiamo vinto. Io ho giocato anche tanto, quindi ero contento. Io mi ricordo la prima volta che LeBron James ha giocato contro i New Orleans Pelicans, che io quella partita purtroppo non ho giocato, e mi ricordo il controllo che lui ha avuto della partita. Mi ricordo che comunque per 2 quarti e mezzo, 3, diciamo, ha giochicchiato, e poi dopo il quarto ha deciso di vincere la partita e non c'è stato molto da fare. E questa è stata la prima volta che ho visto LeBron James dal vivo. Non ero particolarmente emozionato la prima volta che ho giocato contro LeBron James, come contro le altre diciamo superstar di questa lega, anche perché una volta che c'è la palla 2 non ci pensi più, cerchi solo di fare il meglio, cerchi di vincere. Quello che mi ha più impressionato quando ci ho giocato contro è stato proprio l'impatto fisico che ha lui, proprio il fatto che lui sia così dominante fisicamente. Ci sono state più volte in cui mi sono sentito finalmente parte, no, dell'NBA. La prima probabilmente quando c'è stato il primo allenamento di squadra, dove lì dici ok, siamo qua, no? E poi l'altra ovviamente quando c'è stata la prima vera partita ufficiale a Toronto, che peraltro ho giocato anche bene. Lì insomma mi sono messo un po' sul radar anche dei miei compagni di squadra, dei miei allenatori, quindi lì ho capito di essere in NBA, di farne parte. Nico Melli puts it into the rim.